Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un video davvero toccante, perché parliamo di una notizia che ci ha lasciati un po' tutti con l'animo pesante, un'intervista sincera e molto intima rilasciata da Bergüzar Korel, l'amata attrice che tutti abbiamo imparato a conoscere sia in Turchia sia all'estero. Se il video vi interessa, vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti e, se vi va, lasciare un mi piace per farmi sapere che apprezzate i miei approfondimenti. Detto questo, addentriamoci insieme nelle parole, piene di emozione, di Bergüzar, cercando di capire come una star internazionale stia vivendo questo momento della sua vita tra impegni lavorativi e le sfide della maternità all'estero. 1. Un'intervista che svela la stanchezza di una vita on the road. Durante una recente chiacchierata con un noto programma televisivo, Bergüzar Korel ha parlato a cuore aperto delle difficoltà che sta affrontando dopo il trasferimento a Londra, dovuto alla scelta di garantire un'istruzione di livello internazionale ai suoi figli. L'intervista è iniziata con una domanda semplice ma carica di significato. Vi siete ambientati a Londra? A cui la coppia ha risposto: la vita qui con i bambini è davvero impegnativa. Li accompagniamo a scuola, li prendiamo, cerchiamo di conciliare il lavoro con la vita familiare, è un ritmo serrato. In queste parole emerge subito il primo elemento di riflessione. Bergüzar non nasconde la fatica e il senso di responsabilità che derivano dal crescere dei figli lontano da casa, in una realtà nuova e a tratti spiazzante. Non si tratta, per lei, di uno scappato di casa alla ricerca di luci e red carpet, bensì di una decisione ponderata, che mette i bisogni dei bambini, la loro serenità, la loro formazione, al primo posto. 2. È stato davvero intenso per me. Proseguendo nell'intervista, l'attrice ha ammesso senza filtri. È stato davvero intenso per me. Halit Ergenc viaggia molto, torna e riparte spesso. Io resto qui con i bambini e ci adattiamo a un continuo andirivieni. Anche i nostri amici turchi vengono a trovarci, ma alla fine ci si sente sempre un po' in bilico. Questo passaggio ci permette di capire come anche una coppia affiatata possa vivere tensioni legate alla distanza. Halit, impegnato in progetti cinematografici e televisivi che lo portano a viaggiare costantemente fra Istanbul, Londra e altre capitali, e Bergüzar, che si trova a gestire i figli in solitaria per buona parte del tempo. Il continuo via vai diventa una fonte di stress, ma anche la spinta per non perdere mai il legame familiare, impegnandosi a mantenere il contatto, seppur a distanza, con papà Halit. 3. Opportunità per i ragazzi e sogni musicali. Nonostante la fatica, Bergüzar ha voluto sottolineare un aspetto positivo del trasferimento. Tutto sta andando bene. Mio figlio dimostra grande interesse per la musica, qui ha la possibilità di studiare strumenti, partecipare a cori e frequentare laboratori che in Turchia non avremmo potuto sperimentare allo stesso livello. Le parole di Bergüzar ci ricordano quanto possa essere ricca l'esperienza di crescere in un contesto internazionale, ricco di opportunità artistiche e formative. Non è solo un trasferimento geografico, ma un investimento nel futuro dei figli, che possono esplorare passioni e talenti in modo più strutturato, grazie a scuole e accademie prestigiose. 4. La stanchezza del viaggio continuo. L'attrice ha poi confessato: sì, viaggio tanto, e questo ci stanca. A volte portiamo i bambini con noi, altre volte rimangono a casa. Cercare di conciliare il lavoro con la famiglia è un equilibrio molto fragile. Una frase che dipinge il quadro di chi vive fra set, studi televisivi e impegni promozionali, e allo stesso tempo deve prendersi cura di piccoli che richiedono costante attenzione. Il peso delle valigie, quelle colmo di vestiti, gadget, copioni e giocattoli per intrattenere i bimbi, diventa metafora di un'esistenza che non concede pause facili. Eppure, Bergüzar sembra affrontare il tutto con grande determinazione, ricordando ai fan che anche le stelle hanno il diritto di sentirsi a volte esauste. 5. L'assenza di Halit e le nuove sfide professionali. Commentando le assenze di Halit, impegnato in un nuovo progetto internazionale, Bergüzar ha osservato: lui ha un contratto importante che lo porta lontano per settimane. Ho capito che, per quanto riguardi la carriera di entrambi, a volte bisogna fare delle scelte temporanee di separazione, sapendo che poi ci si ritrova.
Questa consapevolezza evidenzia come la coppia stia vivendo un vero e proprio scambio di ruoli. Quando uno è impegnato in un set o in location esotiche, l'altro rimane in modalità mamma a tempo pieno per garantire stabilità ai piccoli. Un gioco di equilibrio che richiede un altissimo livello di fiducia reciproca, ma che può mettere a dura prova anche i legami più saldi, se non gestito con dialogo e sostegno costante. 6. Il nostro esperimento londinese. Non è mancata una battuta di ottimismo nel racconto di Bergüzar. Abbiamo entrambi frequentato l'Università Mimar Sinan in Turchia, ma abbiamo deciso di provare questa esperienza internazionale. Vogliamo a tutti i costi offrire ai nostri figli, quello che noi abbiamo sempre sognato di avere. L'uso della parola esperimento fa pensare a una fase transitoria, da cui la famiglia potrà trarre insegnamenti preziosi. Non è un addio alla Turchia né uno strappo definitivo, ma una parentesi pensata per crescere, imparare e tornare, chissà, con bagagli più ricchi di competenze personali e professionali. 7. Piccole gioie e inaspettati disagi. Tra i tanti aneddoti condivisi, Bergüzar ha raccontato con ironia un momento di quotidiano caos domestico. I bambini volevano giocare con la mia pettinatura, e una macchinina di plastica è finita incastrata tra le mie ciocche. Ho passato 5 minuti a cercare di sciogliere quel groviglio, ridendo e disperandomi allo stesso tempo. Un episodio semplice, ma capace di farci immedesimare nella vita di una mamma sempre di corsa, ricordo di quando, da bambina, vedevamo la mamma barcamenarsi tra tempo per sé, faccende di casa e i nostri capricci. Ecco, l'immagine dell'attrice elegante che si china sul lavandino del bagno per recuperare un giocattolo perduto ci restituisce un lato di umanità che rende Bergüzar ancora più vicina ai fan. 8. Il ciondolo con le iniziali e i timori di gossip. Un dettaglio che ha fatto discutere sui social è stato il medaglione con le iniziali dei figli, indossato da Bergüzar in quasi tutte le sue apparizioni online. Nell'ultima story, però, una delle iniziali, quella legata al nome di Halit, mancava. Un gioielliere londinese lo sta ancora lavorando, ha spiegato lei, rassicurando i fan che non si trattava di un messaggio subliminale né di una rottura sentimentale, ma di una mera questione tecnica legata alla delicatezza dell'incisione. Questa spiegazione è stata accolta con sollievo dalla maggior parte dei follower, che hanno ringraziato per la chiarezza e si sono detti felici di non dover dare credito ai rumor di separazione. 9. Ripensare al proprio equilibrio. La riflessione finale di Bergüzar è stata profonda. Ogni giorno imparo a essere una mamma migliore e un'attrice più consapevole. Non è facile, ma credo che, facendolo insieme, con amore e rispetto reciproco, possiamo trovare un equilibrio che ci renda felici. Un messaggio che travalica la sfera del pettegolezzo e ci ricorda quanto sia importante, nella vita di coppia e nella famiglia, saper bilanciare lavoro e affetti, sogni e responsabilità. 10. Conclusioni. In definitiva, questo racconto di Bergüzar Corel ci mette di fronte a una verità spesso trascurata quando si parla di celebrità. Dietro i sorrisi patinati, dietro le foto perfette, ci sono donne e uomini che affrontano stanchezze, paure e scelte difficili per garantire il meglio ai propri figli e alla propria carriera. La sua sincerità ci offre uno spunto di riflessione su come viviamo le nostre giornate, su quanto spesso diamo per scontata la fatica di chi sta sempre in viaggio tra casa e lavoro, e su come, invece, dovremmo imparare a sostenere chi amiamo. Grazie di cuore per essere arrivati fino a qui. Se la storia di Bergüzar vi ha commossi o vi ha fatto pensare, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Condividete con me le vostre esperienze di bilanciamento tra famiglia e lavoro, e se avete suggerimenti da dare a una mamma attrice sempre in movimento, scriveteli. Non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio grande a tutti, a presto!